Ciao, sono Isabella Deschamps, sono la pizzaiola di 1947 Pizza Fritta, collocata in via Pietro Colletta 16 e oggi vi presento la mia pizza fritta con ingredienti cicoli, ricotta e provola, con all'interno anche una bella foglia di basilico. Alla base di tutto abbiamo l'acqua, il sale, il lievito e la farina. Incominciamo dagli ingredienti base. L'acqua, mezzo litro d'acqua, 25 g di sale e incominciamo a sciogliere il tutto fin quando tutte le puntine del sale non vengano sciolte. Dopodiché incominciamo a mettere un po' di farina perché, come sappiamo, il sale mangia il lievito. Mescoliamo il tutto bene e temperiamo il lievito. 2 g di lieviti e li incorporiamo. Misceliamo per bene e mettiamo la nostra farina a pioggia. Mi raccomando, non la buttate tutte insieme, altrimenti dopo diventa molto difficile. Come sappiamo, la pizza fritta è donna, quindi servono mani ben delicate. Cerchiamo sempre di togliere tutti i grumi che ci sono all'interno di questo impasto. Di farina ne abbiamo messo 700 g. Ovviamente se fa un po' più freddo diminuiamo la dose di farina. Quando fa un po' più caldo, ovviamente l'aumentiamo, così come il lievito. Quando vediamo che non riusciamo ad attaccare tutti gli ingredienti insieme, possiamo anche capovolgere il nostro impasto sul nostro piano di lavoro, in modo che ci diamo anche un po' più di forza. A questo punto mi serve un po' di farina, e prendiamo la nostra Caputo rossa e accompagniamo il tutto. Fare sempre un impasto alquanto idratato, almeno a me così piace farlo, in modo che viene anche molto più digeribile, avendo più acqua all'interno dell'impasto. Quando vediamo che la pasta non vuole più assorbire la farina, cerchiamo di toglierla dal bancone. Quando vedete che le vostre mani sono troppo inumidite, ci bagniamo giusto un po' le mani nella farina. Ora con un po' di olio di gomito passiamo alla fase finale. Bagniamoci le mani. Morbido, resistente, vellutato e non deve avere nessun grumo. Deve essere sempre un po' umida, dopodiché la si chiude sotto e la si copre con la pellicola, in modo che non fa nessuna crosta sopra. La lasciamo riposare per almeno 6 ore. Dopo le 6 ore passate, questo è il nostro risultato. Ora vi faccio vedere un po' la differenza con lo staglio. Questa è la pasta che abbiamo appena finito di fare e questo è il nostro staglio. Lo staglio deve essere intorno ai 90-100 grammi e la si chiude. Questo è il primo staglio e questo fatto stamattina. Già quando è che si stacca, incominciate anche a vedere la resistenza. Deve uscire proprio una bella mozzarella. Questa è la pasta appena fatta, stracciata. E cioè, come abbiamo visto, questa è la pasta che ha riposato. Poggiamo le nostre criscitelle in una tavola di pasta. Copriamo e le facciamo crescere per almeno altre 9-10 ore. Di solito io faccio passare almeno le 10 ore di lievitazione, quindi con le prime di 5 e 10 sono 15 ore di lievitazione. Prendiamo le nostre pagnottelle, incominciamo con i polpastrelli a battere solamente sul perimetro della pizza fritta. Dobbiamo fare proprio il contrario di come noi ammacchiamo una margherita. Per fare la pizza fritta ci vogliono 2 panetti sovrapposti fra loro. Gli ingredienti devono andare sempre al centro della pizza. Quindi incominciamo con un letto di ricotta, cicoli di maiale, una pioggia di provola, un po' di pepe, un pizzico di sale, una bella foglia di basilico. E ora la chiudiamo. Siccome la pizza fritta viene composta da 2 panetti sovrapposti, dobbiamo fare attenzione a non far uscire gli ingredienti fuori dalla pizza. Cerchiamo di farla rotonda, anche se io non la faccio mai uscire rotonda.
Che la pizza è una forma irregolare per me. Ora passiamo alla fase finale, la cottura, con un olio che non supera i 180 gradi. Ovviamente dobbiamo fare una bella cottura omogenea, né bruciata né meno cotta. Ora ve la facciamo vedere aperta, l'anatomia della pizza fritta. Questa è la nostra meravigliosa pizza fritta. Veniteci a trovare.